Good morning from Palio Live. We are back in the Piazza del Campo where we are with Antonio to speak about the Provaccia, the final trial race before the Palio of the Assumption of the Virgin, which will take place later tonight. I'd like to take this opportunity right now, though, to thank our partners with this project. Siena Motori, the only Peugeot dealership in Siena and the province. Lab Say, who has given Antonio this lovely shirt to wear today, and Passioni di Moda, who has given me mine to wear today. So thank you very much to our sponsors there, and to the Consorzio per la Tutela del Palio, who has kindly given us the images of the Palio to use. Another shout out to our friends Bio and Chocolate, Rime, Hamburger and Steakhouse Buon Gusto, Pizzeria Piripi, Beer Points, Le Pietre Vive in Montaperti, La Chiacchiera, Titi da Duccione, one of Antonio's favorites, Trombicche, Galleria Novecento da Emanuele Pianigiani, Capri, Mucche e Pecore, and 1903 in Piazza del Mercato, and finally Volte di Vicobello. So thank you to all. So now we need to know what happened during the final trial race. Buongiorno Antonio, siamo svegli, pronti. Allora, parlaci un po' di questa Provaccia. Sì, buongiorno a tutti gli amici di paliolive e Place to be Siena, e grazie perché tutti in questi giorni siete stati davvero molto numerosi e continuate a seguirci anche oggi tutta la giornata. Cercheremo di raccontare il Palio online e oggi sarà una giornata molto lunga. Provaccia, Anna, è stata una provaccia dove abbiamo avuto un attimo di prolungamento in fase di mossa, ci sono state un po' di forzature, il mossiere, se non mi sbaglio, sono state 3 mosse false, però poi tutto sommato siamo andati via abbastanza bene, ritmo di galoppo abbastanza blando, altrimenti non sarebbe la Provaccia. Tutti i fantini cercano, non rischiano niente ovviamente la mattina del Palio. Diciamo che ormai a questo punto i dadi sono stati tirati e i giochi sono abbastanza fatti. Okay, so this morning there were 3 false starts just for the safety of the horses, but then the final mossa was okay, and nothing really to report because Provaccia means kind of the ugly trial. The jockeys can't run the horses too much because they need to save the energy, and of course they don't want to risk any injury. Is that correct? Sì, esatto, viene chiamata appunto la Provaccia, come avete detto, the ugly prove, nel senso la prova brutta, perché appunto la mattina del Palio nessuno dei fantini, ma anche in accordo con i capitani ovviamente, nessuno vuole correre il rischio che il cavallo, anche se in minima forma, in minima possibilità, possa avere dei piccoli inconvenienti, sia il cavallo che il fantino, perché appunto ricordiamo che proprio adesso, in questi minuti, tra pochi minuti, c'è l'assegnatura del fantino, ovvero proprio il momento in cui si mette nero su bianco Contrada e fantino insieme al sindaco, dove il capitano ricorda il soprannome, il nome di battaglia del fantino, e da quel momento non è più possibile cambiare. Again, important not to make any to take too many risks during the Provaccia, because what's happening right now, well, actually in about 15 minutes will be the official signing of the jockeys. So the 10 captains with the 10 jockeys in front of the mare will sign. They will put pen to paper, and from that point on, from 10:30 on, the Contradas cannot change their jockeys. Right? The game is now set in stone, as it were, but again, it's actually just starting. So what is going to happen now? This is the lunga attesa, the long wait until the Palio. So let's ask Antonio what exactly we can expect from the rest of this day. Antonio, che succede adesso da questo punto in poi fino finalmente alla carriera di questa sera? Sì, succede che adesso, hai detto proprio bene, adesso è il giorno più lungo, cioè adesso è il momento più lungo, e questo a Siena ovviamente il 16 agosto e il 2 luglio è il giorno più lungo, il giorno dove tutte le persone in qualche modo lo vivono in una maniera molto individuale. A questo punto durante i 4 giorni tutti i contraddaioli hanno avuto la possibilità di vivere, condividere, passare momenti insieme, pranzi, cene, merende, canti, vino. Però adesso tutto questo è finito, adesso da qui alle 19 ognuno in qualche modo si chiuderà nel suo mondo, nella sua dimensione, ognuno farà i conti con se stesso, e tutti i canti, tutte le belle emozioni che ci sono state nei 4 giorni precedenti rimangono lì accantonate per un po', perché inizia a salire l'ansia, inizia a salire la tensione, inizia a salire quella sensazione unica che solo noi senesi abbiamo in qualche modo la fortuna e il privilegio grandissimo di vivere, che è quello dell'attesa
del Palio di Siena, è quello dell'attesa di una tradizione secolare che si rinnova, e quindi piano piano, ora dopo ora, quest'ansia sale dentro di te e ognuno cerca di viverla, contenerla e gestirla in una maniera molto individuale. Okay, so the last few days have been filled with dinners and singing and spending time together. But today, this is the longest day of the year for the Sienese, the 2nd of July and the 16th of August, the days of the Palio. So now Antonio says that people, they'll be together, yes, but everyone has to... they have to take care of their emotions in an individual way. Everyone has their own rituals, but all the joy of the past few days is now put to one side as we wait for the Palio race of this evening. So now, what else can we expect? There's some really important events coming up, and what might be the significance of some of them? Sì, esatto. Prima di arrivare alle 19, il momento, ricordiamo anche per gli amici che non sono di Siena, gli amici che ci stanno seguendo più o meno da tutta Italia e da tutto il mondo, io aggiungerei, ricordiamo che il Palio vede la sua luce, la sua nascita alle ore 19. Le ore 19, a Siena c'è anche uno stornello che inizia alle 7, che passione. Alle 19 è il momento in cui Sunto, il campanone, smette di suonare ed i 10 assassini con i loro 10 barberi escono dal cortile del Podestà. Prima delle 19, per 2 ore all'interno dell'anello di tuffo si svolge il corteo storico, vecchia rappresentazione, antica quanto la festa, che mette in risalto e mette in evidenza quella storia gloriosa e, se vogliamo, anche drammatica della Repubblica di Siena. Il corteo storico, prima di arrivare nella Piazza del Campo, invade tutte le vie della città, passando da Piazza Salimbeni, detta Piazza del Monte, fino a recare il saluto al Duomo e poi in prefettura. Tutti i figuranti delle contrade e i figuranti del comune fanno questo piccolo tragitto, quindi per chi si dovesse trovare in centro, bene comunicare che già il corteo storico, i figuranti saranno presenti nelle vie della città dalle 2:30, appena dopo la benedizione del cavallo. Okay, so lots of things happening today. So obviously the Sienese all know by heart the rhythm of the Palio. But for those of you who are here visiting or watching us from afar, hi, Mom. Sorry, I had to do that. But for those of you who are visiting and want to know what's happening in the city, I'm going to kind of do a reverse order of what Antonio just explained to us. I'll go chronologically. So right now there is the long wait. Around 2:30-ish, there will be the blessing of the horse in the 10 churches of the 10 competing contradas, or perhaps just outside, the horse will be blessed. Again, this mixing of sacred and profane, because I'm not sure what religion the horses are, but today everyone gives thanks to the Virgin Mary. After the blessing of the horse, that is when all of the contradas, all 17, not just the ones who are competing, leave their respective territories, all dressed up in their military uniforms, and they start to process around the city. They all will head to the Banca Monte di Paschi di Siena in Piazza Salimbeni, and then they will make their way to the Duomo, and then the Palazzo di... La Prefettura, the Prefect's Palace, and then from there they will start to come into the Piazza del Campo. So the race is due to start, shall we say, at 7 o'clock. That is when Sunto, the bell of the Torre del Mangia, which only tolls on very special occasions, including, of course, first and foremost, the Palio, it will stop tolling, and then after 2 hours, basically, there will be the historical procession, 2 hours around the Piazza del Campo, a moment of great tension but also great spectacle, because this is really when the city comes alive, when it dresses up. And then, of course, at 7 o'clock. Okay, so let's ask Antonio if he has any predictions for the favorite contrade, or if there are any surprises he thinks might be in store. Stasera, alle 7, quando escono dall'entrone. Dai, oracolo, dici un po' che cosa pensi. No, l'oracolo non mi assumo la responsabilità, anche perché lo diciamo, cogliamo l'occasione e rimanete connessi appunto su Paliolive, perché tra un'oretta andrà in onda l'intervista con Francesco Zanibelli, un caro nostro amico, direttamente dalla Voce del Palio, che appunto è famoso per le sue doti di previsionalità, e diciamo che lasceremo a lui il compito di fare l'oracolo. Io posso dirti la mia, Anna, come ho fatto a luglio, se ti ricordi bene, ricordiamolo anche agli amici, la previsione fu giusta, nel senso di sì, 3 contrari, che poi la vincitrice si è rivelata tra queste 3 contrade. Adesso alziamo un attimo l'asticella, te ne dico 2.
ristringo il cerchio e ti dico quelle che secondo me la vincitrice non uscirà tra queste due contrarie. Però prima di dirtelo voglio fare una piccola precisazione, è un palio molto 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 complesso. This is a very complicated palio. If you'll recall, for the last palio of July 2018, Antonio said, I think one of these three contrade will win, and he was correct. Now he's going to give us the names of two contradas, but with a little, again, that caveat saying this is a very complicated palio because there are 5 debut horses. You never know exactly what might happen in the Piazza del Campo, but let's hear which two contrade Antonio thinks might have a shot. Allora, dici queste due. Sì, sempre difficile fare una previsione sulla vittoria, perché poi a Siena in questi giorni tutti diventiamo intenditori di cavalli, tutti diventiamo esperti di pali, tutti sanno tutto e quindi tutti ovviamente il palio poi tutti leggono il palio in una maniera individuale, quindi io da semplice contraddaiolo e amante della festa ti do la mia lettura e credo che stasera la contrada vincitrice non uscirà tra due contrari, che sono o la Pantera o il Drago. C'è da fare una piccola puntualizzazione che in caso il Drago vincesse e facesse cappotto, da un punto di vista statistico, numerico, sarebbe una cosa molto rara, perché sarebbe il secondo cappotto nel giro di 2 anni e una cosa del genere è successa solo a metà del 1800, dove avemmo il cappotto della Torre nel 1896 e il cappotto della Giraffa nel 1897, però il cappotto nel Palio di Siena è una cosa molto rara, quindi che avvenga 2 volte a distanza di 2 anni non è semplice. Okay, so these are Antonio's predictions. He says the two contradas he sees having the best chance of winning are the Pantera and the Drago. So Pantera and Drago, we shall see what he says. But he says again, it's a very complicated palio. But if Drago were to win, then they would win what is called the Cappotto, both the July and the August palio. This is a very rare feat indeed. It happened in 2016, only twice in the 20th century, 1997 and 1993, if I'm not mistaken. And the Drago last won in 1890. But you're saying that at a distance of 2 years is almost unheard of. And in fact, it happened when Torre won in Torre and Giraffa in 1896 and 1897, so just a year's distance. So to have 2 cappotti in 2 years would be incredible. So it was 120 years ago. It was 110 years ago. I mean, in the palio anything can happen, but this is a very rare feat indeed. So 120 years ago this happened. It could happen again. Okay, all right. Bene. Allora, you can see we're a bit agitated. It's the day of the Palio, so I think all that's left to say is thank you so much for tuning in to Palio Live and to our sponsors for helping us along the way. And thank you to Antonio for his Palio insight and expertise. So grazie mille e ciao da me. And one more thing. Of course, I'll let him say goodbye. Don't worry. I'll let you say goodbye. Okay, but goodbye from me, and I'll pass the mic over to Antonio, unless I need to translate something, but no worries. No, e voglio fare solo un piccolo saluto, voglio ringraziare comunque tutti i ragazzi, tutte le persone che in questi giorni ci hanno seguito anche all'interno del contesto cittadino contradaiolo, che sono stati tantissimi. Ringrazio anche da parte di entrambi, tutto lo staff che c'è stato dietro a paliolive, Francesca Cerzosimo e Francesca Guglielmi che sono occupate della fotografia e del montaggio, Alessandra e Marco che hanno fatto gli editor e il boss dei boss, Diego Giachetti, che è il capo editoriale del progetto. E rimandiamo, però comunque anche ricordiamo che faremo l'intervento conclusivo dopo la corsa per salutarci ancora e dare una piccola chiusura a poi quello che succederà. Okay, I lied. I'm back again. So yes, thank you, Antonio, for thanking our beautiful, wonderful, hardworking team, Francesca and Francesca behind the scenes, working the cameras and the video cameras, and to Alexandra and Marco, who have been putting together all of these videos for us, and of course Diego, who has organized the whole operation. And thank you to me. Thank you to me. Ok, thank you very much. Grazie a te Anna, che te lo dico che non essendo di Siena e che comunque venendo da un'altra cultura, un altro background, però e te lo dico non perché siamo davanti, però te lo dico perché è l'opinione generale. Comunque tutti mi hanno detto sei dimostrata una donna sensibile e capace di raccontare il palio in una lingua che non è
quella del Palio con una sensibilità e profondezza, una sensibilità e una profondità che è difficile trovare, quindi grazie a te di cuore. I won't translate that, but thank you, I'm blushing. Thank you very much, and ciao from Palio Live. Siena è eleganza, potenza, passione, motori. Siena Motori, unica concessionaria Peugeot per Siena e provincia. A Siena in zona industriale Isola d'Albia e a Poggibonsi in località Ponte Spada.